Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi, sabato 30 luglio, diamo ufficialmente il via alla fine dei video nerd pipponi della stagione. Anche perché, se tutto va bene, fine settimana prossimo, cioè domenica 7 agosto, partiremo per il nostro viaggio direzione West Africa. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, spostiamoci sulla coda della moto perché voglio condividere con tutti voi un progetto che porto avanti da circa 6 mesi, dove ho cercato di perfezionare tutte le customizzazioni fatte fino ad ora sulla Tenerona, dove ho cercato di mettere insieme tutta la mia piccola esperienza per quanto riguarda il viaggio in moto, dove ho cercato di preparare la moto per quello che mi piacerebbe definire giro del mondo in moto. Quindi mettetevi comodi perché questo sarà il video più pippone del canale, una sorta di Pippone Edition. Per farvi comprendere tutti i passaggi ho spogliato la coda della moto. L'unica cosa che ho lasciato sono questi teleietti. Questi sono i teleietti delle valigie della Mytek modello Model X. Non li ho modificati, non li ho customizzati in quanto dal mio punto di vista sono ben fatti, molto resistenti, tubolari da 18 mm, ben assemblati, quindi non necessitano di alcuna modifica. Al centro invece notate 4 fori che servono per ancorare i supporti dei boletti. Questi sono due supporti per i boletti che utilizzo attualmente, sempre in casa Mytek, modello Ride, modello Model X, modello vecchio, modello nuovo. Ci ho fatto già un video dedicato, lo trovate sul canale. Per quanto riguarda il supporto dei Ride, è composto da 3 pezzi. Questi due si ancorano sui 4 fori della coda della moto e la piastra si ancora sopra questi due supporti. Nel caso specifico il boletto non ha lo sgancio rapido, ma per essere tolto bisogna svitare 4 viti. Nel nuovo modello, in casa Mytek, hanno seguito un po' la linea di pensiero delle valigie, nel senso che hanno cercato di lasciare la solidità delle Ride aumentando lo stile. Nel caso specifico hanno creato un pezzo unico e oggettivamente questa piastra è più bella di questa. Ma a parte questo, torniamo alla cosa che ci interessa più di tutti, cioè la nostra customizzazione. Nel caso specifico ho recuperato questi due supporti perché comunque ben fatti in ferro dallo spessore di 4 mm, quindi ho ritenuto che non bisognava riprogettarli. Spostiamoci sulla coda della moto e andiamo a montarli. Prima di installarli andiamo a installare questa piastra. Chi guarda i miei video già la conosce, ci ho fatto un video dedicato, serve per spostare più indietro il boletto. La novità di quest'anno è che la piastra l'ho smontata nuovamente, l'ho inserita all'interno della pallinatrice, una sorta di sabbiatrice che utilizza delle microsfere in acciaio che restituisce al pezzo una finitura spettacolare che ora vi faccio vedere nel dettaglio. Sembra verniciata, ma quello che vedete è acciaio trattato con la pallinatrice. Guardate le saldature a TIG, le bruciature della saldatura sono sparite, veramente spettacolare come finitura. Prima di inserire la piastra dobbiamo aggiungere questi spessori di alluminio. Hanno due altezze differenti perché servono per riportare la piastra in quota. Quello più alto nella parte anteriore della moto, quello più basso nella parte posteriore. In questa maniera creeremo un piano. Eccolo qua. Altra cosa importante, già ve l'ho fatto vedere in un altro video, dato che parliamo di piastra in acciaio, di viti in acciaio, sarebbe opportuno inserire un prodotto del genere, olio e zolfo, che serve appunto per eliminare il grippaggio. Anche qua le viti hanno due misure differenti, quella lunga nella parte anteriore della moto, quella corta nella parte posteriore. Ora che abbiamo la nostra piastra posizionata possiamo andare a installare il supporto alla Mytek. Questo supporto veniva installato originariamente dove vedete le viti a testa sfasata, ma sapete benissimo che questa piastra è stata progettata per portare più indietro il boletto, quindi vedete questi fori allineati sui fori del telaietto della moto servono appunto per traslare più indietro i supporti. Nel caso specifico ci fermeremo nel penultimo foro. Altra caratteristica, questo supporto, se guardate le anette, hanno due quote differenti. Per far fronte a questa situazione ho dovuto fare una rondella dallo spessore di 5 mm al tornio. Questa rondella verrà posizionata sotto questa letta che serve appunto per riportare il supporto in piano. Andiamo a installarlo. A questo punto che abbiamo i supporti installati andiamo a vedere come ho perfezionato la prima customizzazione. Questa è la vecchia versione, questa è la nuova versione. Questa già la conoscete, l'ho portata anche sul canale, ci ho fatto diversi viaggi, tra cui il viaggio in Russia. Questa invece è ancora da collaudare. A prima vista questa è molto più massiccia, molto più pesante, ma attenzione, se guardate la vecchia versione ci sono questi 4 fori. Questi 4 fori servivano per ancorare la piastra sempre di casa Mytek versione Ride. Quindi se andiamo a fare la somma delle due piastre, come peso qua stiamo 1 chilo più alti di qua, ma
Non ho fatto questa nuova versione per risparmiare 1 chilo di peso, perché alla fine non incide nulla 1 chilo di peso sulla moto del genere. Ho fatto questa nuova versione per un discorso più ampio, per un progetto che partisse dalle fondamenta fino alla parte finale di tutto il pacchetto. Nel senso, ho voluto centellinare ogni singolo spazio della moto, ma mi fermo qua perché mi sembra inopportuno farsi complimenti da solo quando mi sembra più onesto sentire il vostro punto di vista. Quindi andiamo a montare la piastra. Per installarla è semplicissimo, basta sfidare le viti laterali del telaglietto delle valigie. Vite 1, vite 2. Tolte le viti, forzando leggermente il telaglietto si riesce con facilità a togliere lo spessore di alluminio. Spessore 1, spessore 2. Arrivati a questo punto non ci resta che cambiare lo spessore tolto con uno identico che ho rifatto ma più basso di 5 mm. Perché 5 mm? Perché la piastra che andremo a inserire è spessa 5 mm. Andiamo ad inserire lo spessore più basso. Ovviamente entrerà con più facilità. Dall'altra parte. Ecco fatto. A questo punto possiamo reinserire la vite. Piccolo dettaglio tecnico, le viti originali Mytec erano lunghe 80 mm, io l'ho messa da 100 mm, questo perché all'interno del telaglietto della moto c'è una filettatura passante di circa 35 mm. Dato che questa vite deve resistere a taglio, ho preferito mettere una vite più lunga che prendesse tutta la filettatura. Altro piccolo dettaglio tecnico, queste vite hanno un passo fine. Che significa passo fine? Lo spazio che intercorre tra una cresta e l'altra su una vite del genere, vite 10 ma, quindi diametro 10, su una vite passo grosso, passo standard è di 1,5 mm, quindi se andate in ferramenta e acquistate questa vite dovete specificare che è il passo fine. Ci sono diversi tipi di passo, nel caso specifico il passo è 1,25, significa che tra una cresta e l'altra della filettatura intercorre uno spazio di 1,25 mm. Ma perché si utilizza il passo fine? Si utilizza il passo fine perché nel caso della moto che ci sono molte vibrazioni, con il passo fine c'è più superficie di ancoraggio, quindi serrandola meno si fa più fatica a svitarla. Chiusa parentesi, andiamo a inserire la vite. Ovviamente non bisogna tirarla. Entrando nel dettaglio, questo è lo spazio di 5 mm dove andremo ad infilare la piastra. Anche di qua. Infiliamo la piastra infilata, nel dettaglio la forca della piastra infilata all'interno. Per un discorso estetico ho fatto la stessa altezza tra il supporto Mytec e la mia piastra, idem dall'altra parte. Questa è la piastra vista da sopra, ora non ci resta che farla ruotare con il fulcro di rotazione provocato dalle viti laterali in maniera da trovare la giusta posizione per creare un piano unico tra la piastra progettata da me e i supporti nella Mytec. Così facendo il carico che andremo a mettere sopra sarà distribuito tra le viti laterali e le viti posteriori dei supporti neri della Mytec. Filiamo le viti con la piastra in posizione, anche dall'altra parte, senza serrarle perché poi lo faremo quando è tutto assemblato. Sempre nel dettaglio, ora che abbiamo serrato le viti, vediamo l'unico piano che si crea con questo buco centrale, poi scoprirete il perché. Ora andiamo a parlare dell'altra customizzazione. Questa è la vecchia graticola che conoscete bene, questa è la nuova graticola. Di fondo sono molto simili perché entrambi in acciaio dello spessore di 3 mm tagliata al laser, ma nella nuova graticola troviamo dei dettagli molto interessanti. In primis nella parte laterale ho inserito questa piega con 5 gradi di inclinazione che serve per irrigidirla lungo questo asse. Al centro è piena perché devo recuperare uno spazio morto che avevo con questa soluzione. La finitura, come tutti i pezzi fatti, è con la pallinatrice, quindi è più setosa rispetto alla spazzolatura come questa. Inoltre tutte le viti hanno una testa sfasata, quindi si crea un piano unico. La parte verticale è stata pensata per il nuovo schienalino che utilizzo sul boletto della Mytec. Ho aggiunto tutti questi ancoraggi, poi capite il perché, ma la cosa più interessante è che questa piastra è stata pensata per questa customizzazione per prendere una posizione specifica con le valigie laterali Mytec e le borse della Enduristan sopra le valigie, in maniera tale da ottimizzare gli spazi al centesimo. Ora andiamo a montarla. Ora che abbiamo serrato 16 viti, per l'esattezza 8 laterali si ancorano sul castelletto e 8 centrali si ancorano sui supporti neri della Mytec per distribuire il peso in maniera uniforme, possiamo andare a serrare le viti laterali e al tempo stesso possiamo andare a inserire lo schienalino di Sara che ho fatto rivestire nella parte posteriore perché si intraveda la pelle dietro la scritta.
Lavoro terminato che quasi non ci credevo, ma purtroppo è terminata anche la giornata. Vi chiedo scusa anticipatamente perché volevo mostrarvi nel dettaglio tutti i passaggi, raccontarvi del perché e del per come di queste soluzioni, ma fare questi video per me è come un parto gemellare. Comunque, dato che questo video è video pippone per eccellenza, non voglio lasciarvi a metà, quindi ora installo tutto, porto la moto fuori perché si sta facendo notte e vi mostro la customizzazione che mi piace definire customizzazione giro del mondo. Veloce cambio di location, ma dentro al garage si stava facendo notte. Ora vi mostro la Tenerona nel dettaglio. Ecco la Tenerona nel dettaglio. Vista laterale sinistra, vista posteriore, vista laterale destra. Sotto la valigia laterale sinistra c'è una tanica per l'acqua per il campeggio da 3,7 litri. Sotto la valigia destra una tanica per la benzina sempre da 3,7 litri. Quelle piastre che vedete in acciaio sono intercambiabili, possiamo ancorare qualsiasi tipo di cosa. Sotto la graticola ho ancorato 2 sacche da 3 litri della Turatec impermeabili. Molto interessante questa soluzione perché quando viaggeremo senza valigie laterali posso mettere attrezzi e compressore in quelle sacche. Sopra ho messo una borsa da 110 litri, non è la classica borsa a rullo ma è una borsa con una cerniera impermeabile. Molto interessante perché ha un'apertura molto ampia, quindi si può tranquillamente inserire e togliere le cose con molta facilità. Ho lasciato molto spazio per la seduta per Sara, quindi una seduta molto comoda. Sopra le valigie abbiamo le borse della Enduristan, anche queste waterproof, ve le devo far vedere nel dettaglio. Anche qui ho adottato una customizzazione, ho messo sotto la suocera perché non potevo vedere queste cose lunghe che pendevano, quindi mi piace il lavoro pulito. Borsa Enduristan, anche qua ottimo capolavoro dell'Enduristan. Ragazzi, avrei 1000 cose da dirvi, ma per ora vi lascio con l'immagine della nostra belva. Termino il video qua con la camera appoggiata sopra il paramotore. In tanti mi chiedete ma chi è che pensa, chi è che fa tutte queste piastre? Ragazzi, è il mio lavoro, queste piastre le penso, le progetto, faccio tutto io. Per me è pura passione, tanto impegno, ma ragazzi fidatevi, non è nulla di complicato. Se mi chiedete ma quanto pesa tutto questo acciaio pesa circa 2-3 kg in meno rispetto a un classico voletto. Comunque su tutti i dettagli ci torneremo. Per ora vi auguro tante buone ferie e ci rivediamo non nel garage ma ci rivediamo in giro per il mondo. Se volete supportare il canale vi lascio il link per la descrizione, per il resto fatemi sapere nei commenti tutti i dettagli di cui volete parlare e niente ragazzi, ci rivediamo al prossimo video in viaggio. Ciao ragazzi!